1980. Il vecchio Frank Coppola, appena arrestato, viene interrogato da un magistrato. Signor Coppola, che cos'è la mafia? Il vecchio, che non è nato ieri, ci pensa su e poi ribatte. Signor giudice, 3 magistrati vorrebbero oggi diventare procuratore della Repubblica. Uno è intelligentissimo. Il secondo gode dell'appoggio dei partiti di governo. Il terzo è un cretino. Ma proprio lui otterrà il posto. Questa è la mafia. 2 aprile 1952. Nascoste in scatole di pesce salato o in speciali bauli a doppio fondo, decine e decine di chilogrammi di stupefacenti vengono inviati in America da una banda di trafficanti italo-americani. In questi anni l'Italia è solo zona di transito per gli stupefacenti, anche perché 1 chilogrammo di eroina smerciato in Italia vale 1/5 del prezzo di New York. Nei giorni precedenti la polizia tributaria di Roma ha sequestrato nel deposito bagagli della stazione di Alcamo, in Sicilia, un baule proveniente da Roma e diretto a un certo Serafino Mancuso, italo-americano, 41enne, noto contrabbandiere di stupefacenti, espulso dagli Stati Uniti anni prima e deportato in Italia. Nel baule, in un doppio fondo accuratamente predisposto, vengono rinvenuti ben 5 kg di eroina. Quando il giorno seguente il Mancuso era arrivato ad Alcamo per prelevare il baule, venne tratto in arresto dal tenente della Guardia di Finanza, Oliva, che partito da Roma in aereo aveva raggiunto Alcamo prima del contrabbandiere. Le indagini vennero sviluppate dai nuclei della tributaria di Roma, Palermo e Trapani. Si accertò dapprima che il Mancuso, in America, era stato condannato a 40 anni di carcere, sempre per spaccio di stupefacenti. Dopo aver scontato alcuni anni, era stato espulso e deportato in Italia, dove aveva preso alloggio a Roma. Continuando nelle indagini svolte in varie località del Lazio e della Sicilia, si stabiliva che il baule, contenente in 4 doppie pareti la pericolosa droga, era di proprietà di tale Francesco Paolo Coppola, detto Frank, di 53 anni. Nel corso delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza vengono pure identificati alcuni italiani ed americani che hanno finanziato la losca impresa anticipando i milioni necessari. Ma chi è questo Frank Coppola, che ritroveremo negli anni legato ai nomi di Vilma Montesi, Moro, Andreotti, Lucky Luciano, Turatello? Frank Coppola era nato a Partinico il 6 ottobre del 1899. Nel 1926 era emigrato clandestinamente negli Stati Uniti. Dapprima manovale e poi venditore di frutta e verdura. Poi il cambiamento. Diventa trafficante di droga a Los Angeles e poi trafficante di esseri umani in Messico. Stabilitosi a Detroit, commercia in droga con Cuba, grazie soprattutto all'amico intimo Jimmy Hoffa. Lo chiamano Frank Tredita perché gliene mancano 2, l'anulare e il mignolo sinistro. Riguardo alla perdita delle dita, affermerà nel 1971 alla Commissione Antimafia che mi è scoppiato il fucile. A un individuo che va a rubare in una banca può capitare di perdere le dita. Viene espulso dagli Stati Uniti nel 1948 e si stabilisce a Tor San Lorenzo, vicino a Roma. Molti i sospetti che Coppola sia stato accompagnato all'uscita dagli Stati Uniti dalla CIA, che lo avrebbe usato negli anni per diverse azioni coperte e gli avrebbe garantito una certa impunità, almeno fino agli inizi degli anni 60. 14 ottobre 1952. L'allora senatore comunista Girolamo Licausi denuncia il legame del boss
con alcuni politici. Mi permetto, onorevoli colleghi, con qualche rammarico e senso di responsabilità che ritengo di aver avuto in questi anni di così aspro travaglio per la mia terra, di denunciare a voi una nuova forma di delinquenza che si manifesta nel nostro paese ed è collegata con il gangsterismo italo-siculo-americano e di additare i legami di questo fenomeno con uomini del nostro mondo politico. Risulterà certo all'onorevole Scelba e all'onorevole Vannoni che uomini politici, alti burocrati e giornalisti sono legati a questi trafficanti, moltissimi in buona fede, senza saperlo, altri, pochi, in modo consapevole. Ecco brevemente i fatti. Verso la fine di marzo di quest'anno, i nuclei investigativi di polizia tributaria, della Guardia di Finanza, della Sicilia e del Lazio hanno scoperto alla stazione di Alcamo un tale che aveva nascosto dentro un baule dell'eroina. Dalle indagini è risultato che il principale responsabile, oggi latitante, è un tale Francesco Paolo Coppola, ex gangster americano, come la polizia lo definisce, espulso dagli Stati Uniti e molto legato agli ambienti politici della capitale e dell'isola. Questo signore ha comprato una tenuta ad Anzio di 50 ettari per il valore di 50 milioni e vi ha costruito una villa e una vaccheria modello per un valore di altri 20 milioni. Ad Anzio era riverito dal maresciallo dei carabinieri, naturalmente ignaro dell'attività del personaggio. Tanto più spesso il Coppola veniva visto in macchina con un colonnello della Guardia di Finanza. In occasione del matrimonio della figlia, il Coppola ricevette felicitazioni da oltre 400 personaggi del mondo politico, economico e dell'alta burocrazia statale, fra cui ufficiali e funzionari della polizia. Alla polizia risulta l'intimità di questo Coppola con Lucky Luciano, altro personaggio che conoscete come gangster siculo-americano, e con Frank Costello, del quale tutti voi avete sentito parlare. Mi fermerò su due fatti che dimostrano la collusione fra questo mondo e quello politico. Eccovi una lettera del direttore del Giornale d'Italia a Francesco Paolo Coppola, che vi leggo da una riproduzione fotografica. Carissimo Don Ciccio, dovrei rimproverarla, ma non posso non accettare il gentile pensiero che rivela il suo animo e testimonia del suo affetto per me. Di questo le sono molto grato. Posso assicurarla che ricambio con pari affetto la sua amicizia. Siamo di Partinico e ci comprendiamo benissimo. Disponga di me, non ho avuto ancora risposta da Atene. Appena l'avrò, gliela comunicherò. Venga da me quando vuole. Avrò sempre piacere a vederla. Grazie ancora per il bel regalo. Suo affezionatissimo Santi Savarino. 11 aprile 1953. Sulla spiaggia di Torvaianica viene ritrovato il corpo di una giovane, Vilma Montesi, una ragazza di origini umili, molto avvenente ed in procinto di sposarsi con un poliziotto. La donna è seminuda e senza la borsa. Secondo i primi accertamenti, il caso viene chiuso come morte per sincope da pediluvio. Avrebbe avuto insomma un malore. Un mese dopo il ritrovamento, però, viene pubblicata una verità alternativa. La ragazza sarebbe morta per overdose durante un'orgia fra persone del bel mondo legate anche alla politica. Si fa anche il nome del jazzista Piero Piccioni, figlio del democristiano Attilio Piccioni, e di altri politici ed appartenenti al bel mondo. Lo scandalo è enorme e il nome di Coppola, visti gli echi del sequestro del baule di Alcamo e la nomea di re dei trafficanti del Lazio, finisce sotto la luce dei riflettori. 26 gennaio 1962. Con la morte di Lucky Luciano, il grande boss del narcotraffico, si apre la questione della sua successione nel mercato della droga fra Italia e Stati Uniti, almeno mediaticamente, e fra i papabili ecco rispuntare il nome di Frank Coppola e almeno l'opinione di Charles Siragusa, noto detective di New York, che al New York Post rilascia un'intervista in cui spiega: Coppola è il tipo del piccolo zar, violento e con un passato turbinoso. Quando arrivò in Italia si batté con Luciano senza curarsi del fatto che quello era il grande capo. La malavita lo stimava tanto che si interpose per sedare il conflitto fra i due. Nel 1963 la villa di Pomezia di Frank Coppola
viene perquisita dai carabinieri perché lì si sospetta che Coppola abbia ospitato un suo parente, Mimmino Coppola, ricercato. Vengono fermati una cinquantina di siciliani, ma risultano tutti dipendenti incensurati di Frank Coppola. 3 agosto 1965. Un'operazione antimafia che non ha precedenti nella storia della Sicilia scatta contemporaneamente in diverse città italiane, ed in particolare, oltre che a Palermo, a Marsala, Castellammare del Golfo, Roma, Taormina, Bologna e Chieti. All'ora X, fissata per la complessa operazione, in tutte queste città già si trovavano squadre di agenti di pubblica sicurezza e dell'Arma, agli ordini di un funzionario della mobile palermitana, le quali agiscono in perfetta intesa con le squadre mobili locali ed i comandanti dell'Arma. A Roma, e precisamente ad Ardea di Pomezia, in località di San Lorenzo, viene arrestato Frank Coppola. In provincia di Messina, l'italo-americano Rosario Vitaliti. Contemporaneamente, su segnalazione della mobile palermitana, le squadre mobili di Bologna e Chieti arrestano il noto capomafia Giuseppe Genco-Russo. Le persone arrestate e quelle reperibili sono molto note alla polizia. Francesco Paolo Coppola è il primo della lista. La sua fortuna economica è stata in questi ultimi anni in continua ascesa e si è accresciuta insieme alle speculazioni edilizie derivanti dalla lottizzazione delle zone dell'Agropontino. La sua azienda agricola ha molti punti in contatto con le farms americane e spesse volte polizia e carabinieri, per chiarire aspetti poco trasparenti della poliedrica attività del Coppola, hanno compiuto perquisizioni ed irruzioni nella zona. Inizia un profondo dibattito sui criminali italo-americani rispediti in Italia dagli Stati Uniti, che sono divenuti testa di ponte per il traffico internazionale di stupefacenti. Spesse volte viene ventilata nel corso delle indagini una serie di perquisizioni ai danni del Coppola, perquisizioni che non verranno mai eseguite, così come alcuni accertamenti bancari mai svolti. 13 ottobre 1967. Il giudice istruttore dottor Cesare Terranova deposita in tribunale la sentenza di rinvio a giudizio contro i mafiosi del triangolo Borghetto, Partinico, Roccamena, per i delitti commessi nel 60 e 61 e rimasti impuniti. Tra gli incriminati vi sono l'ex sindaco di Borghetto Erasmo Valenza e suo fratello, entrambi detenuti nel carcere del Luciardone. Il giudice istruttore dispone il rinvio a giudizio dei seguenti presunti mafiosi: Gioacchino Cascio, Salvatore Lamberti, Michele Alduino, Giuseppe Lamanna, Giuseppe Artale, Salvatore Filangeri, Giacomo Coppola, Michele Alduino, Luciano Leggio, boss di Corleone, sul quale gravano diverse accuse in altri processi penali. Nell'indagine compare anche Frank Coppola, definito l'industriale della droga, che avrebbe gestito i suoi rapporti sul territorio siciliano tramite 2 suoi nipoti, mentre lui era impegnato nelle lottizzazioni della zona di Pomezia. Le cronache riportano questi passaggi. È cominciato dinanzi alla prima sezione del Tribunale di Palermo il processo a carico di 17 persone, tra le quali parecchi italo-americani accusati di aver organizzato traffici di stupefacenti tra la Sicilia e gli Stati Uniti. I giudici palermitani sono chiamati a pronunciarsi sulle presunte responsabilità, tra gli altri, di Frank Garofalo, Frank Coppola di Partinico, che per la squadra narcotici americana e la Guardia di Finanza italiana è uno dei più grossi spacciatori di stupefacenti, e su Giuseppe Giancorusso di Mussomeli, indicato come uno dei capi della mafia del dopoguerra, erede del defunto Don Calogero Vizzini. Altri imputati saranno processati in contumacia, come Joe Bonanno. Passati 3 anni dall'arresto, Coppola viene assolto, con gli altri imputati per traffico di droga, per insufficienza di prove. Signor Corniglia, il Tribunale non sa niente di lei, per cui le chiedo, prima di entrare nello specifico, di esporre sinteticamente qual è stata la sua vicenda all'interno delle organizzazioni criminali. Dunque, ho cominciato a gravitare a Milano
nel 1958-59 e già nel 60 frequentavo dei bar dove elementi palermitani risiedevano e vivevano di illeciti. Questa frequentazione poi negli anni mi ha portato a conoscere molti di queste persone, precisamente la famiglia Fidanzati. Per famiglia Fidanzati intende? Per Gaetano Fidanzati, i suoi fratelli, Martello Ugo, conosciuto i fratelli Bono, sia Bono Giuseppe e Bono l'altro, comunque adesso non mi ricordo il nome. Alfredo, sì. Frank Coppola, Gioe Dotti, questi sono quelli che... Gioe Dotti, sì. Gioe Dotti con la D? Sì. Cioè Gioe Adonis? Gioe Adonis. Cioè, soprannominato Gioe Adonis, ma il vero nome è Dotti. Dotti. Senta, ma facendo ancora un passo indietro, sì. Prima di conoscere questi elementi, diciamo, della mafia siciliana, lei già aveva iniziato un'attività nel campo dell'illecito? Sì. Cosa aveva fatto prima? Ero già stato condannato per ricettazione falso, una serie di truffe. Aveva fatto parte di qualche banda, di qualche organizzazione? Sì, questo negli anni successivi, sì, della banda Cocucci, una banda sudamericana di estrazione soprattutto argentini. Banda? Argentina, sudamericana. Come vi ha detto il nome? Il capo era Cocucci. Cocucci Enea. Senta, lei aveva una specializzazione? Sì, sono un falsario. Un falsario. Falsario di che tipo e a che livello? Sono un falsario di titoli obbligazionari e documenti di riconoscimento. Ho capito. Questa sua specializzazione in qualche modo ha agevolato il suo inserimento in organizzazioni criminali? Sì, senz'altro, sì. Prima di tutto perché tramite queste persone io ho potuto conoscere altre persone per poter commettere queste truffe mediante questi titoli falsi e soprattutto anche nella concessione di documenti falsi ogni qualvolta mi venivano richiesti da questi personaggi che servivano sia a persone ricercate sia a persone per commettere illeciti di varia natura. Ho capito. Senta, a Milano lei ha conosciuto anche Turatello, Francis Turatello? Sì. Quando l'ha conosciuto? Turatello l'ho conosciuto già nei primi anni a Lambrate, per cui 64-65 l'ho conosciuto. L'ha conosciuto prima, dopo o contemporaneamente alla conoscenza con elementi della mafia siciliana? No, i primi che ho conosciuto in assoluto sono questi che ho detto, i siciliani. Sono palermitani residenti a Milano in quegli anni. Okay. Lei ha fatto riferimento a Frank Coppola. Sì. Come ha conosciuto, quando ha conosciuto Frank Coppola, chi glielo presentò? Frank Coppola l'ho conosciuto nel 1967-68. L'ho conosciuto a Milano e me l'ha presentato Rino Scrigna. Rino Scrigna all'epoca era proprietario di ristoranti ad hoc. Ho conosciuto, su presentazione di questo Rino Scrigna, ho conosciuto Frank Coppola e Gioe Adonis. E come glielo presentò Frank Coppola? Cosa gli disse presentandolo? Dunque, io ero appena uscito da una decorrenza a Termini per una truffa perpetrata alle poste italiane mediante dei falsi bonifici postali. E mi disse: ora ti presento l'uomo che fa per te. E tant'è vero che poi abbiamo continuato immediatamente a delle azioni di truffa e falso. Lei quindi ha commesso dei reati insieme a Frank Coppola? Sì. Ci vuole dire quale attività avete compiuto insieme nel corso degli anni? Sì, nel 69 abbiamo dato a una grossa falsificazione di IMI, di titoli obbligazionari, da me stampati,
Ci vuole spiegare esattamente i termini di questa falsificazione, di questa operazione? Sì, questa operazione, dunque a lui gli servivano questi titoli perché doveva darli, adesso non ricordo, doveva darli in deposito, non so, adesso non ricordo esattamente, comunque io ho stampato una grossa quantità di titoli, tutti da 1 milione, di cui poi ho riportato successivamente condanna per questo.